Ciao a tutti, io sono Alex per chi non mi conosce, benvenuti sul mio canale iBrain e benvenuti alla mia prima configurazione della GoPro Hero Black Edition 9, che è questa. Voi la vedete anche dall'alto. Allora, se non vi siete persi l'unboxing della telecamera e qualche piccola informazione, vi consiglio di andare a vedere il video, lo trovate qua in alto. Allora, dobbiamo configurare la nostra GoPro e vi faccio vedere tutte le opzioni disponibili nella GoPro Hero 9 Black. La telecamera non posso farvela confrontare con la 9 perché sto registrando dall'alto per farvi vedere le varie funzioni. Diciamo che la telecamera, la 9, confronto alla 7, è un po' più grande. Le batterie non sono compatibili perché le batterie della Hero 9 sono più grandi di quelle della Hero 7, quindi avevo un pacco batterie numero 3 della Telesin e non sono compatibili con la 9, quindi dovrò comprare altre batterie, anche se è vero che la batteria della GoPro Hero 9 è da 1275 mAh confronto a quella della Hero 7 che è da 450 mAh, quindi diciamo che la batteria della 9 corrisponde a 3 volte a una batteria della Hero 9, quindi per quello è un po' più grandicella. Allora dobbiamo andare a configurarla. Allora iniziamo a accendere la telecamera. Io adesso non so se della GoPro, poi dopo vedrete l'accensione e le varie funzioni. Ok, adesso è accesa, come vedete è uscito lo schermino posteriore è touch. Qua potete passare dalla modalità foto alla modalità video e alla modalità temporizzata. Scusate, ma mi sta passando una croce rossa. Poi sempre dalla telecamera si può accedere a vari menu. Se noi facciamo la slide dall'alto verso il basso si aprirà un altro menu dove ci sono il muto, altre funzioni che poi andremo a vedere dall'applicazione, che è un po' più semplice da utilizzare. Da sotto non c'è niente. Dopo vi faccio vedere anche come inserire la SD. Mi raccomando, ricordatevi di avere le connessioni attive perché se no non si può collegare all'applicazione. L'applicazione del telefono si chiama Quick, io adesso ce l'ho già aperta, la potete vedere. Allora andiamo a attivare il nostro wireless, vediamo on, ok, connettiti a un dispositivo. Allora adesso noi la colleghiamo all'applicazione del telefono. Visto che io ho già una telecamera in funzione, se clicco mi dice di collegarmi alla mia Hero 7, ma visto che devo inserire una nuova telecamera faccio più, in automatico l'applicazione, nessuna fotocamera rilevata. Allora, come vedete qua ti dà tutti i modelli delle GoPro disponibili nell'applicazione. Io ho la Hero 9 Black, la seleziono, la fotocamera è accesa, qui mi dice scorri verso il basso a sinistra, quindi tocca connessioni, connettiti al dispositivo. Io ce l'ho già aperta l'opzione GoPro App, faccio continua, collega fotocamera, adesso sicuramente mi darà errore, richiesta di abbinamento Bluetooth, io faccio un abbinamento col mio telefono, connessione riuscita dalla telecamera. Ok, adesso abbiamo, qua dice di modificare il nome, modifica nome fotocamera, io ho messo di Alessandro Hero 9 Black, salva come nome, aspettiamo che continua. Ok, la tua Hero Pro 9 è pronta, puoi utilizzare l'app per gestire la tua GoPro e visualizzare i contenuti. Scusate, sono curioso di vedere che differenza c'è di funzioni confronto alla Hero 9, adesso ve le dico anche a schermo, che alcune me le ricordo a memoria perché la Hero 9 la uso tantissimo. Iniziamo, connessione in corso. Vabbè, il telefono posso anche tenerlo lontano, tanto sto registrando lo schermo anche del telefono. Allora, come vedete mi dice nessuna scheda SD, attiva l'anteprima per inquadrare lo scatto e vedere ciò che sta inquadrando, attiva l'anteprima, non mostrare più questo messaggio, continua. Ok, desidero accedere al wifi perché nel controllo delle impostazioni sotto Bluetooth il trasferimento video verso cellulare è sotto wifi perché ha una capacità più elevata. Ecco, come vedete sullo schermo io se mi muovo, me lo vedete anche come sto lavorando, vedete quello che sta prendendo la telecamera. Ok, adesso andiamo a vedere
Chiudiamo questo. Vediamo le impostazioni che possiamo fare sulla telecamera GoPro Hero 9. Mi dimenticavo, davanti ha un altro schermino che dà altre informazioni. Come vedete mi dice time warp, 1080 progressivo, auto e temporizzato. Ok, io adesso l'appoggio qua, tanto comunque quello che si vede dalla telecamera lo vedete dal telefono. Allora io posso aumentare lo zoom con questo, facendo tap sul tastino, alcune volte non lo prende. Ecco, come vedete c'è uno zoom, indietro. Poi andiamo nelle impostazioni della telecamera, andiamo a vedere che cosa possiamo fare tramite l'applicazione da telefono. Allora, nel telefono, come vedete, mi dice che l'SD non è mancante, c'è la geolocalizzazione, il wifi è attivo e la capienza della batteria che è circa metà, perché l'ho aperta da poco, visto che ho registrato l'unboxing, ho caricato un po' la batteria per farvi vedere le funzioni della telecamera. Allora io adesso ce l'ho, così la metto in modalità standard, come vedete mi registra in 1080 progressivo a 60 frame al secondo. Se vado a cliccare qua posso andare a cambiare le impostazioni di registrazione, quindi posso andare in attività, che è 2,7K a 60 frame, cinematica 4K a 30 frame, slow motion. Vi ricordo che questa registra 240 frame al secondo, ha la risoluzione massima di 1080 progressivo. Io adesso la lascerei in standard, no, cinematica non interessa, lasciamola in standard. Poi possiamo andare in modalità foto e in modalità live, dopo vi farò vedere anche come funziona la modalità live. Allora andiamo in modalità video e andiamo dove c'è, facciamo un tap sull'applicazione dove c'è la chiave inglese, che sono le impostazioni. Allora qui, come vedete, ha tantissime funzioni la GoPro Hero 9, confronto la 7. Io la 7 ho fatto un tutorial sulla prima configurazione e l'utilizzo dell'applicazione da cellulare, se volete vedere sempre qua in alto, e sto vedendo che qua ci sono molte più funzioni. Allora abbiamo il controllo vocale, che come si intuisce prende i comandi a livello di voce, poi linguello controllo vocale io ho messo italiano, LED tutto acceso, quick capture l'ho lasciato attivo perché quello che registra la telecamerina registra anche sul telefono. Poi preimpostazioni predefinita, ultimo utilizzo video, quindi se io vado a spegnerla che ce l'ho non so sotto fotografia, quando la andrò a riaccendere me la ritroverò ancora impostata sotto fotografia. Se ce l'ho sotto video con una risoluzione particolare che gli ho dato nell'ultima accensione, me la tiene salvata e non andarla a cambiare. Auto off dopo 15 minuti, io adesso seleziono mai perché comunque io la spengo quando mi serve. Poi salva schermo retro, dopo 2 minuti lo schermo posteriore si spegne, questo lo lascio così a me non mi scarica meno la batteria. Salva schermo anteriore, abbina a schermo posteriore, quindi le impostazioni sono simili a quello posteriore, ma io vado a cambiarlo e gli dico mai, perché a me mi interessa che lo schermo davanti sia sempre attivo. Poi blocco automatico l'ho messo off, luminosità LCD c'è l'80% che di solito va bene in tutte le condizioni ambientali, orientamento tutto, GPS l'ho lasciato attivo, lingua italiano, antisfarfallio a 60 Hz, possiamo scendere a 50 ma io vi consiglio di lasciare 60 Hz che è migliore. Poi mostra scorciatoio obiettivo max l'ho lasciato attivo, obiettivo max fissato l'ho lasciato spento, imposta ora. Elimina ultimo file, elimina tutti i file dalla scheda SD, la versione, determina la posizione fotocamera, io adesso lo attivo perché mi serve, anche se comunque scarica un po' di più la batteria, però almeno così quando vado a scaricare i miei file, adesso lo disattivo per fare il bip, mi dice anche dove ho registrato il video. Poi la capacità scheda SD, livello batteria, facciamo questa è la compressione video, possiamo scegliere a livello in HEVC o H264 e HEVC, io lascio tutti e due i formati. Eccolo qua. Allora, per andare a cambiare le impostazioni di ripresa, non mi ero accorto, ma quando andate a selezionate il tipo di modalità video vi si apre lateralmente la matitina che sarebbe la possibilità di andare a cambiare altre impostazioni. Proviamo ad andare nello standard e come vedete qua si aprono tantissime altre funzioni. Abbiamo la risoluzione che possiamo fare 1080, 1440, il 2007 4 terzi, il 2007 a 16 noni, il 4 terzi
a 4K, il 4K e il 5K, che è diciamo il massimo di risoluzione di questa telecamera. Il 5K deve essere spettacolare. Io non ho ancora provato a registrare con questa telecamera, proverò a registrare in 5K, ma quando avrò il personal computer nuovo, che ho ordinato un iMac con il processore M1 super potente, che mi servirà per fare i video in 4 e in 5K, visto che voglio andare su questa risoluzione migliore. Poi cosa possiamo andare a cambiare? I fotogrammi, come vedete c'è 24, 30, 60, 120, 240. Sicuramente se io vado a cambiare la risoluzione, mettiamo il 5K e vado a cercare di cambiare i fotogrammi a secondo, mi registra al massimo 30 fotogrammi a secondo, perché giustamente la risoluzione è più grossa. Comunque lasciamola in 1080 per ora. Poi l'obiettivo possiamo decidere molte versioni, possiamo scegliere Super View, quindi il grandangolare, poi possiamo scegliere l'ampio, che è sempre un grandangolare, poi possiamo scegliere lineare più allineamento con l'orizzonte, e poi abbiamo un'altra funzione che è lo stretto, che quindi chiude l'apertura dell'obiettivo e l'immagine è un po' più stretta. Io comunque adesso vado a lasciarlo in ampio, che mi interessa ampio. Poi scusate, mi è uscita una notifica. Poi abbiamo l'Hyper Smooth, che sarebbe la stabilizzazione di immagini. Io adesso per ora lo lascio alto perché c'è on, off e boost non l'ho ancora provato. Poi durata, io qua senza limiti, poi si può decidere la durata di utilizzo della telecamera. Line Sight è disattivato, l'anteprima dell'app non sarà disponibile quando questa impostazione è attiva, non mostrare più questa configurazione. Line Sight, praticamente la telecamera registra 30 secondi prima che noi schiacciamo il play sulla telecamera per bleccare, diciamo, i momenti salienti di qualche immagine. Poi abbiamo l'acquisizione programma, io non ce l'ho attivo, non so che cosa sia, non l'ho ancora provato e non lo voglio. Poi ho lato scatto, adesso è in off. Poi scorciatoie, in basso a sinistra obiettivo, in basso a destra zoom, in alto a sinistra slow motion, in alto a destra Hyper Smooth Boost, e imposta con scorciatoie e facciamo fine. E queste sono le funzioni principali che si possono agire sia sull'applicazione della GoPro Hero, quindi scaricabile sia in versione Android che iOS che Windows, o se no le stesse procedure di setting della telecamera le possiamo fare anche dalla telecamera. Quindi se non avete collegato la telecamera al vostro cellulare non preoccupatevi, perché le stesse modifiche le potete fare dalla telecamerina. Poi le funzioni live, trasmetti in live. Qua io ho fatto già un tutorial dedicato uguale alla GoPro Hero 7, penso che sia identica alla Hero 9, quindi non vado a fare un altro tutorial se non che qualcuno me lo va a chiedere. Comunque è molto semplice, basta selezionare il tipo di social che si vuole decidere di andare a trasmettere, si clicca, si compila a schermo le varie parti che interessano, si manda in live, la telecamera sfrutterà la connessione dati del cellulare e si va in live. La differenza dalla 7 alla 9 è la qualità di immagini dello streaming. Con la 7 si arrivava al massimo 720 progressivo, con la Hero 9 si può mandare in streaming a 1080 progressivo. Ricordo sempre che comunque è tutto relazionato alla connessione dati che avete, se siete sotto il 4G, se siete sotto il 5G, e se avete una connessione diciamo bassa del telefono, sicuramente la qualità dello streaming va a scendere. Ok, adesso abbiamo fatto tutto, vi faccio vedere dove inserire la scheda SD. Questa è una mia scheda SD nuova, io vi consiglio di comprare le SHCD e comprare una capienza grossa di scheda di memoria, perché registrare in 5K sicuramente con questa telecamerina 10 minuti di 5K secondo me corrisponderanno a 10-15 giga di video, perché io già con la Hero 4, quando le poche volte ho registrato in 4K, video di 4, 5, 6 minuti erano botte da 3-4 giga, anche 5 giga di file. Comunque bisogna usare la micro SD, che è questa qua. Andiamo a inserire la scheda SD, molto semplice, in fianco alla batteria c'è lo slot, non so se lo vedete, si va a inserire la schedina con il classico click
Ok, abbiamo inserito la nostra SD, chiudiamo la nostra telecamera e adesso ce l'abbiamo pronta. Allora andiamo a provare a registrare. Ok, adesso è di nuovo collegata la telecamera al telefono, proviamo a mandarla in play, vediamo un attimo com'è. Allora adesso io sto registrando, l'anteprima mi dice che non è disponibile, io adesso sto registrando con la GoPro Hero 9, sto registrando la telecamera, vabbè, scusatevi. Allora proviamo a stoppare. Ok, abbiamo provato a registrare un piccolo filmato e basta così. Io direi che poi per spegnerla, volendo si può spegnere anche da telefono. Mi dimenticavo, comunque qua da 5 ore di registrazione con la scheda da 128 giga, proviamo ad andare a cambiare e mettiamola in 5K, almeno così vi dico più o meno quanto consuma di dati quando registriamo in 5K. Andiamo a provare a cambiare, facciamo il 5K, torniamo indietro, facciamo un fine. Come vedete in 5K la telecamera registra 4 ore, quindi vuol dire che una scheda da 128 GB che ho inserito all'interno della GoPro Hero 9, registrando in 5K ci basta per 4 ore di registrazione. Ok, io adesso la spengo la telecamerina, lo rimettiamo in 1080 perché non mi interessa che rimane in 1080 progressivo quest'ora. Volendo sempre dall'applicazione possiamo spegnere la nostra telecamera, facciamo un bel spegni. In automatico, come vedete, si è spenta e direi che la prima configurazione della GoPro Hero 9 Black è concluso. Se avete qualche altra domanda a riguardo su questa telecamera fatemelo sapere nei commenti, probabilmente vi porterò un video di comparazione tra questa e la Hero 9 e la Hero 7, scusate. Andremo a vedere il peso, la grandezza, la differenza, quanto dura, che differenze ci sono anche nella registrazione e nella qualità. Io come al solito vi ringrazio che continuate a seguire i miei video presenti sul mio canale. Io vi consiglio di iscrivervi al mio canale se non volete perdere le mie prossime recensioni, unboxing o video che pubblico sul mio canale, e mi raccomando commentate e lasciate un bel like. Io adesso vi lascio i miei titoli di coda, che troverete altre proposte di video presenti sul mio canale. Io vi saluto e vi ringrazio. Ciao!